Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento dal sapore internazionale. E quando noi superiamo i confini nazionali, chi deve esserci per forza? Ecco, la bravissima Paola Maldi. Ciao Paola. Tanto piacere di avervi ritrovato, buonasera a tutti. Ciao, grazie come al solito Paola, sempre indispensabile. In collegamento con noi dagli Stati Uniti d'America, Hoft, cofondatore di Thegatewaypundit, uno dei giornali in rete più letti e più ascoltati e più importanti d'America. Ciao Joe. Yeah, good morning. Bene, ecco, vorremmo oggi fare il punto con Joe di quello che sta succedendo in America, perché in Italia arrivano notizie molto parziali, molto frammentate. Si dice che è in atto una richiesta di impeachment, si dice, insomma, è vero, c'è una richiesta di impeachment contro il presidente Donald Trump, però che sembra non avere nessuna speranza di successo. Cosa sta succedendo in queste ore, in questi giorni, Joe? The actual request for impeachment by ex-President Trump doesn't seem to stand any chance. Can you clear us a bit on this point? Yeah, well, many Americans, including myself, believe that the entire hoax, the entire charade, whatever you want to show it, the impeachment show is based on lies and just another effort by Democrats and their friends to slander and harm President Trump. E molti americani credono che questo processo sia di fatto una buffonata, uno spettacolo, una messa in scena esclusivamente per inficiare la reputazione di Trump, scusate, mi viene una parola migliore, ma insomma, per denigrare la reputazione di Trump. C'è un piccolo eco, non so se lo sentite anche voi in regia. Ecco, ora chiediamo alla regia se si può sistemare. Senti, Joe, Trump che cosa farà? È ancora il capo dei repubblicani o sta pensando di fondare un suo partito? What do you think Trump's intentions are? Is he still the leader of the Republican Party, or is he planning to found another party? Very good question. I think if he were to get impeached, if the Republican senators vote with the Democrats to have claimed that he did something wrong, which I believe is false, I think then there's a better chance of Trump starting and joining a new party. Right now, he's denied that he would do that. And right now, he's clearly the leader of the Republican Party by a long ways. There's nobody even close at this point in time. He's been very quiet since the election. I think it's due to the impeachment. But once this is over, we should be hearing more from President Trump. Se i senatori repubblicani non voteranno a favore della destituzione e quindi non riconosceranno che ha fatto degli errori, allora ci sarà una più grande probabilità che si fondi un nuovo partito. Per il momento lui è e rimane il leader più avanti di tutti. Al momento non si vede nessun altro personaggio che gli sta minimamente vicino nella sua popolarità all'interno del Partito Repubblicano. Nessun giornalista italiano, da quando è arrivato Biden alla Casa Bianca, racconta più l'America come prima. Prima si diceva che mancava perfino il legno per le bar in California a causa dell'emergenza coronavirus. Adesso nessuno, i vari Ilaria Capo, insomma gli altri, nessuno parla più di America al collasso. Qual è la verità? Che cosa sta succedendo in America? Anche con l'arrivo di Biden il coronavirus è sparito, si è spaventato, se n'è andato. Ho dimenticato di tradurre anche che, sorry, I forgot to translate your last sentence, che Trump al momento è molto silenzioso perché sta aspettando la fine di questo processo. Ok. The question is that ever since Biden entered the White House, the narrative about the states has
quite changed. We don't really talk about America as being on the edge of failing, of not being able to cope with the coronavirus. For example, in the past, we heard that in California, they ran out of wood to build up coffins, things like that. So we have you know, what's going on now with respect, for example, to the coronavirus? It looks like the coronavirus is not there anymore. It disappeared. What's going on? Yeah, that's a great observation. Well, the truth is, I believe that the COVID virus was overstated from the start. The WHO said it would be a 3% mortality rate. We proved that was a lie at the time. Last year in March, almost 1 year ago, we knew that was overstated. We could prove it mathematically, and I did, and we were attacked for that. Now it's turning out that is the truth. It's not mortality equal to the Spanish flu in any manner. People have died, but the number of people that have died from just the coronavirus is only 6% of all the people they claim to have died from the virus to date. Lui pensa che questo Covid sia stato esagerato. Si diceva all'inizio, lo stesso OMS all'inizio diceva che si sarebbe trattato di un 3% di mortalità, e questo è chiaramente stato dimostrato che era una bugia. Loro, il Thegatewaypundit, hanno dimostrato anche da un punto di vista statisticamente che queste non erano le cifre. Di fatto la mortalità non si può certo paragonare alla mortalità che c'è stata con la spagnola o altre epidemie, e ora che i dati sono più chiari si può dire che le persone che sono morte esclusivamente di coronavirus sono il 6% di tutti coloro che sono stati dichiarati deceduti di coronavirus. Can I follow up on that too? Last night, Newsmax, a channel in the United States, a more popular channel now, repeated a post that I had written yesterday at the Thegatewaypundit, where I basically said, using the liberal method or the liberal logic, meaning the Democrats' logic on COVID, that Joe Biden now is responsible for 60,000 COVID deaths. And because they did the same with Trump, they said President Trump had murdered all these people that had COVID. Well, now Biden's been in office 3 weeks and 60,000 people have reportedly died. So is Biden now responsible for those 60,000 if we were using the same, logic that the Democrats used while Trump was president? But we're not hearing that. We don't hear that right now. So that's a good example. Sì, questo si rivolge molto chiaramente alla tua domanda, Francesco. Lui dice che ieri un canale ormai molto popolare, molto seguito, il Newsmax, ha riportato un articolo che Joe ha scritto e pubblicato sul Pundit, dove si ricorda che all'epoca in cui Trump era presidente i Democrats sostenevano che lui era responsabile per esempio della morte di 60.000 persone, quando questa era la figura data. Ora che è presidente Biden le figure sono ancora le stesse, le cifre scusate, sono ancora le stesse, cioè si parla ancora di 60.000 morti, però non si dice più, né se ne parla e né si attribuiscono alla gestione della presidenza Biden. Insomma, un doppio pesismo che conosciamo pure anche in Italia. Gio, ti sei fatto un'idea tu di quello che è successo nel laboratorio di Wuhan? Perché proprio in questi giorni è venuto fuori un report dell'OMS dove si dice che è estremamente improbabile che sia venuto fuori da quel laboratorio, però a Wuhan effettivamente si lavoravano dei coronavirus, lo faceva uno scienziato, uno certo Daszak, amico di Fauci, vicino a Anthony Fauci, e non si capisce neanche perché il laboratorio di Wuhan in Cina fosse di fatto guidato dalla CIA. Ecco, insomma, come si spiega tutto questo?
let's go to the topic is the one laboratory, the report done by the WHO on the origin of the virus. And as you know, recently WHO has issued a report in which it is denied that the coronavirus had origin within the laboratory. However, we have heard that there has been someone quite close to Fauci, Dadzuk, something like that, who has indeed from the United States, a scientist from the United States, who has indeed worked in the laboratory. So there is some evidence that there is some connection between Fauci and the activities within the laboratory. What's your view? Well, last year in April, we reported in some exclusive reports that we believed that the Wuhan Institute of Virology, this building in Wuhan in China, was where the origins of the coronavirus started. That was the origin. It wasn't the market where they were supposedly selling bat soup, because we found out they don't sell bat soup at that market. So that was a lie, and the more accurate story was that it was the Wuhan Institute of Virology. Now, we did uncover that Fauci had a relationship with that institute and had actually sent a project over to China for them to work on related to coronavirus, and he also approved $3 to $4 million in funds to help with that project. So that occurred a few years before the coronavirus spread around the world. Sì. Ok. Allora, Thegatewaypundit lo scorso aprile ha in effetti pubblicato un servizio in cui sosteneva che l'origine del virus, dell'epidemia, era proprio nel laboratorio appunto di biologia di Wuhan, anche perché loro hanno trovato che il mercato di Wuhan non vendono pipistrelli, quindi è più ragionevole appunto pensare che l'origine di questo virus non sia legata alla vendita di pipistrelli. Inoltre loro hanno anche sottolineato, come riportato, come Fauci ha una relazione antica di anni con il laboratorio di Wuhan, e diversi anni fa Fauci ha finanziato un progetto di ricerca sui coronavirus a Wuhan, ha finanziato un progetto per il valore di circa 3-4 milioni di dollari. Parliamo di qualche anno fa. Ma per quale motivo Xi Jinping, che si vanta di essere un fiero avversario dell'America, poi mette un laboratorio ad alta pericolosità come quello di Wuhan nelle mani di un americano come Fauci? Cioè, in realtà ci sono doppi, tripli e quadrupli giochi. How is it possible that Xi Jinping, who in principle is a rival of the United States, does house an American scientist in the one laboratory? It does allow, therefore, an American scientist to have access to the research done in Wuhan. Does this mean that there are indeed several threads? I mean, there are indeed several alliances that are not overt, that are not declared? Now it seems to indicate that, doesn't it? Yeah, the whole COVID story was really is very suspect from the start. Sure, people have died, mostly older people with comorbidities, almost exclusively, and yet the story behind it was really blown out of proportion by our media. So in turn, President Trump had to, as you know, shut down the U.S. economy, and then he brought it back. But they're still pushing these masks in the U.S. Biden wants a mask mandate, and there's still efforts to continue with this COVID mentality and insanity. And many Americans are pretty much seeing through this now, and leaving locations where the mandates are so strict that people cannot make a living anymore. Their businesses are being lost, etc. So there does appear to be that they're
there's some sort of connection from the very beginning, from the origins, between the U.S., Dr. Fauci, and China. So I would agree with that. Ok, sì, in effetti c'è qualcosa di strano. Dobbiamo dire che sin dall'inizio questa storia, il modo in cui le cifre, la storia è stata proposta, sembra essere stata proposta esagerando tutto, perché poi alla fine le persone che sono decedute, praticamente tutte le persone, erano non solo anziani, ma anziane e con delle comorbidità. Quindi i numeri sono stati gonfiati. Trump per un momento, per un breve periodo, ha chiuso l'economia, però poi l'ha riaperta. Adesso di nuovo si parla di, c'è un clima ancora di grande terrorismo, maschere, si parla di maschere, c'è una mentalità che tende comunque al peggio, per così dire. Però secondo Joe molti americani cominciano a vedere la verità, diciamo, anche se di fatto l'economia in molte aree è depressa, molte persone non ce la fanno più a sopravvivere, a vivere, non guadagnano più abbastanza per poter sopravvivere. Joe, sono i padroni di Davos che hanno organizzato tutto questo. Noi sappiamo che a Davos nel 2017 hanno eletto Xi Jinping come loro nuovo leader della globalizzazione. Questo coronavirus ha blindato, diciamo, un certo meccanismo che era in difficoltà. L'impressione che abbiamo noi è che un'alleanza fra gli uomini di Davos, con il consenso più o meno tacito della Cina e dei democratici americani, abbia provato a guidare questa transizione in maniera con l'inganno, ecco, in maniera fraudolenta. Okay, it looks like the leaders at Davos are really behind all of this. In fact, in 2017, they have elected Xi Jinping as essentially the leader of globalization. And by doing that, it looks like they have reassured that the process of globalization would be perpetuated. And yes, I think actually the alliances. Sorry, I forgot the last word, but I think this. Yeah, I think that the point being that the alliance in Davos, the alliance. Sorry, I missed the last. Francesco, scusa, ho perso l'ultima frase. No, gli volevo chiedere se secondo lui c'è un'alleanza fra gli uomini di Davos, Xi Jinping e i democratici americani intorno a questa pandemia che viene cavalcata per finalità politiche. Yeah, sorry. Yeah, the crucial question is whether you think that there is indeed an alliance between the leaders in Davos, Xi Jinping, and the actual leaders in the states and in other governments that have indeed supported the development of the story, as we heard it. As you're saying, overblown the whole story. Do you think Davos and Xi Jinping and government leaders are all allowed to support this narrative? Yes, that's an interesting thought, and a lot of people believe that. There's been talk about the New World Order, seems to be the phrase, referring to this. So there's this belief that, yeah, there's this group of individuals, like the people at Davos, that are wanting to basically create their own communist world where they are the leaders and we are but pawns. And the unfortunate thing for them is that there's still 80 million Americans, the majority of Americans that voted for President Trump, that don't believe in that type of new world, and would like to keep their freedoms and would like to keep their property and their religion. And so this is not anywhere near being over. It's really just the beginning, and I think many Americans are waking up to, and probably many good Italians as well, that no, we're not buying into this crazy group of people that think that they should be telling us what we should be doing with our lives. We like our freedom more.
Sì. Sì, in effetti questo è un'ipotesi che gira e che ha una certa credibilità. Molte persone ritengono che di fatto ci sia questo tentativo di stabilire questo nuovo ordine mondiale e che sia stato appunto sancito così come sancito da Davos, questa sorta di, John la chiama, nuovo ordine comunista. Però di fatto negli Stati Uniti ci sono almeno 80 milioni di persone che hanno votato per Trump e che non credono assolutamente a questo nuovo ordine mondiale e che vogliono mantenere la loro proprietà, mantenere la propria libertà, mantenere la propria libertà di religione e quindi questi americani si stanno svegliando, li dice forse anche gli italiani cominciano a capire e noi non ci stiamo in questo gioco, noi questo gioco del nuovo ordine mondiale non lo compriamo, i leader di Davos credono di essere veramente i capi, noi siamo come delle pedine nella scacchiera che possono manipolare come vogliono, ma noi non ci stiamo. Esiste un centro di potere in grado di contrastare e mettere in condizione di non fare danni questi uomini di Davos o gli avversari di questa oligarchia sono troppo deboli, sono troppo isolati? Do you think there is a credible power center that can indeed stop these oligarchies, or do you think that these oligarchies is so powerful that it can't really be stopped? That's a great question. It's scary, isn't it, to think that they cannot be stopped. It reminds you of the movie The Hunger Games and what's happening there. I just think our biggest weapon against any sort of globalization that's not wanted is the truth. And so the longer we continue to share the truth and are able to do that, the more that these globalists' dreams will not be heard because the truth is cannot be broken. And so, for example, and I'll say quickly, the U.S. election of 2020, we continue to report new evidence daily about fraud that we've uncovered from this election. We totally believe that this election was stolen, and we're going to continue with the truth because many Americans believe it was stolen. And so that's how we can combat these globalists, is through the truth. Come sempre è una domanda molto acuta e certo da una parte fa paura pensare che non possiamo contrastare questo grosso grande potere, gli ricorda un gioco, Hunger Games, e lui dice che in fondo lo strumento più potente che abbiamo, l'arma più potente che abbiamo è la verità. È la verità che dobbiamo continuare a condividere perché la verità non la si può sconfiggere. Noi per esempio, per quanto riguarda le elezioni americane, continuiamo naturalmente a combattere, continuiamo a pubblicare notizie che riportano e testimoniano le elezioni fraudolenti perché riteniamo che questo è l'unica la grande arma che abbiamo è quella di continuare a perseverare e a perseguire la verità. Perché è molti vero, infatti... Gio, che tutti quelli che continuano a parlare di elezioni rubate rischiano di finire in galera, cioè che stanno minacciando i democratici americani di accusare di terrorismo, tutti quelli che continuano a denunciare i brogli elettorali. C'è un clima di minaccia contro di voi e contro tutti quelli che continuano a tenere accesa la verità, insomma, intorno a questa vicenda. Is it true that all of those who persist in advocating that, in claiming that the election have been stolen, they do in fact risk their civil freedom, the risk of being imprisoned? Is it true that there is a climate of persecution and of threat, so that all those who oppose the official line are really putting at risk their own individual freedoms, essentially being put in prison? Yeah, I think so. I think there's this risk. We've got a Department of Justice, our FBI, that did not look into the election fraud. They chose to not look, and it's the greatest crime in world history. The consequences of this election are huge, and yet our FBI chooses not even to look at it. So that's a frightening scenario for many Americans, that the fact that the media decided as a group to not mention any fraud from this election from day one, and the fact that the big tech, the entities like
Facebook and Twitter that they have censored anybody who does say anything about the fraud. So there are powerful forces against us, for sure. Again, the truth is our weapon. The truth Is our weapon. Our weapon, yes. Sì, sicuramente c'è questa preoccupazione, il fatto che il Dipartimento di Giustizia e l'FBI non hanno nemmeno voluto considerare questa frode, non hanno nemmeno preso in esame le evidenze che sono state presentate. Questo si tratta di uno dei più grandi crimini nella storia, eppure è praticamente coperto, lo stessi grandi media, gli stessi big tech, cioè Facebook, Google, cioè hanno tutti coperto le evidenze a favore delle elezioni fraudolente, e questo certamente significa che c'è una grande forza contro, però ancora una volta la verità è la grande arma che noi abbiamo ed è la grande forza che noi abbiamo. Sul Time qualche giorno fa è uscito un articolo dove si diceva sì, è vero, c'è stata una grande cospirazione contro Trump, però era una cospirazione a fin di bene perché non c'era altro modo di tenere fuori i fascisti dalle stanze del potere. Hai letto questo articolo del Time, Joe? Have you come across the article published by the Times where it admitted that in fact there has been a great conspiracy to overthrow Trump? But that was done for the good reason, because we had to keep Trump in the past. Okay, so the fascist way out from the government. So you read that. What do you think? Yes. Well, it's the one thing that I noticed was that the first person that they quoted, in their article, the first person was a guy by the name of Norm Eisen, and Norm Eisen was the individual before the election who was we were warned about because he was Obama's ethics czar, and he's not a man of ethics. He's not a man of integrity. He's a man of power. And so he was behind this, what was referred to as the color revolution. That was this plan to overthrow Trump's election. And then here he is, the first person mentioned in the article. And so it almost validated what they did. And so more importantly, that article proved that this was a coup d'etat, an effort to overthrow the government by stealing the election away from Trump. Sì, in effetti l'ha letto e anche notato che una delle prime persone che è stato nominato dall'articolo è questo Issam Norm, e questa persona loro erano loro intende loro erano stati già avvisati prima delle elezioni sulla presenza di questa persona che di fatto doveva essere una sorta di consigliere etico di Obama, ma questa non è una persona integra, questo è di fatto un uomo di potere. Allora la sua presenza, non solo, lui è un uomo che ha fomentato le rivoluzioni colorate che cercavano di appunto sovvertire il potere la posizione di Trump, e quindi di fatto si è trattato, la presenza di l'aver citato questa persona in questo articolo dimostra, tra le altre cose, che si è trattato di un vero e proprio colpo di Stato, che queste elezioni sono state appunto imbrogliate per sovvertire il vero presidente. È un colpo di Stato. A proposito di rivoluzioni colorate, da quando è arrivato Biden alla Casa Bianca subito i rapporti tra l'America e la Russia sono peggiorati. Ecco, Biden sembra che abbia dispiegato degli elicotteri lì in Norvegia. Pensi che c'è il rischio che torni tensione fra Stati Uniti e Russia ora con i democratici alla Casa Bianca? Speaking of colored revolutions, ever since Biden has took the presidency, the relationship between the USA and Russia seems to have worsened. We have just heard that a number of aircraft have been displayed, positioned north of Russia. What do you think it's going to be the relationship between Russia and the United States at the moment? Well, that's a good question. I always felt like when the Democrats and the deep state decided to use Russia as the
outrageous claim that Trump was working for Russia, the Trump-Russia collusion. When deep state and the Democrats decided to do that, they put the U.S. in harm, as well as Russia, and because it was based on a total lie. And so I can understand why Russia has concerns with the Biden administration. I mean, they will slander and label innocent foreign countries in this regard as accomplices in some sort of sick, Trump-Russia collusion delusion, So it's reasonable. Yes, non so se mi sono spiegata con la domanda, perché lui dice che da quando i Democrats, il Deep State, ha utilizzato la Russia per dimostrare una collusione che di fatto non esisteva tra la Russia e Trump, la Russia ha ragione ad avere preoccupazioni di essere in qualche modo distrutta, di essere attaccata dai Democrats. Però non sono sicura di aver capito. No, insomma, sì, sta confermando che i democratici hanno sempre nel mirino la Russia, che il Partito Democratico Americano è sempre l'ossessione russa. Quindi è vero che peggioreranno e sono già peggiorati i rapporti fra America e Russia con l'arrivo di Biden. Chiudiamo questa intervista parlando di Italia. È arrivato Mario Draghi all'improvviso al potere in Italia. Tu conosci Mario Draghi, sai chi lo manda, insomma, che tipo è, che rapporti ha in America, come è visto lì da voi? Insomma, è uno che comunque ha molti amici lì oltre Atlantico. Okay, so Francesco, because I'm not sure I understood fully what you were saying before. So Francesco has summarized and said that essentially Russia has all of the reason to be worried about, to be menaced, to be worried about the behavior of the Democrats, given what has happened with the Russia-Trump collusion, pretended collusion, of course. I mean, made-up collusion. Now, the next question is about Draghi, and we would like our new Prime Minister, and we would like to know whether you know anything about Draghi. How is he viewed in the States? You know, what is his reputation? Well, that's a good question. I really don't know much about him. I haven't heard much about him. Okay. It's concerning. I think just the last government was concerning enough. So this government, who knows? So I think that the news in the U.S. is, from our standpoint, it's been, well, the media is talking about the impeachment. We're still talking about the election steal, the theft, and how they stole this election from President Trump. So that seems to be the focus, as well as Biden's actions since becoming president. So unfortunately, I can't comment much on the new leader of Italy. Okay. Ha detto che, al dire il vero, non conosce bene la figura di Draghi e quindi non può commentare molto, perché in questo momento tutta l'attenzione, diciamo, dei vari media è sul processo di destituzione, sulla falsificazione delle elezioni e sulle prime azioni intraprese dall'amministrazione Biden. Quindi questo è stato un po' il e quali sono le prime azioni intraprese dall'amministrazione Biden? Cioè, in cosa sta cambiando la politica di Donald Trump? Se la sta cambiando in qualcosa? Can you tell us a bit some more about Biden's first action since he became president, and what is he changing with respect to the previous administration, the Trump administration? How are these actions different from the previous ones? He's immediately started reversing everything Trump put in place. So Trump had some stringent rules with China. Biden has lifted most, if not all, of those. Every move that Biden made related to China helped China and did not help the U.S. In addition to that, the southern border has been a big problem for years, and President Trump addressed that, and he began building the wall. And so that effort Biden stopped. He stopped funding the wall, and he's again allowing people to cross the border into the U.S. unimpeded, our southern border. So we'll expect to see millions more
individuals coming from around the world through Mexico into the United States, you know, people that are unvetted and that should not be here due to perhaps criminal activities. And that's the America Biden's bringing in. This is the same stuff that America voted against when they voted for Trump. Mm-hmm. And again when they supported Trump in 2020. So this is not going well. Biden's not well liked. He has no base. I mean, the Democrats, I don't even know if the Democrats are behind him. I think everybody knows this election was stolen. So any actions that Biden takes are not popular. And it'll be interesting to see what happens here as time goes by. Americans, there's a lot of us that really are frustrated with the actions that Biden took to steal this election. Ok, di fatto l'amministrazione Biden sta facendo esattamente tutto il contrario di quello che ha fatto Trump, cioè per esempio Trump aveva messo delle regole piuttosto strette con la Cina. Non solo queste regole sono state allentate, ma sono comunque tutte a favore dello sviluppo dell'economia cinese. Il confine al sud è un problema, adesso il finanziamento per la costruzione del muro sono stati interrotti, per cui ci si aspetta un grande flusso di immigranti, ma immigranti anche non desiderati, immigranti che magari hanno dei precedenti penali, che attraverseranno appunto il muro, ma immigranti provenienti da vari paesi. Questo è tutto quello contro cui l'America ha votato, cioè tutte queste misure sono ciò che l'America non vuole. Ora lui si domanda anche se fino a che punto i Democrats siano dietro a queste azioni che Biden fa. Biden sembra essere piuttosto impopolare, aver raccolto già una certa tasso di impopolarità legata a queste azioni, e dice vedremo che cosa succede adesso nel prossimo futuro, e in questo momento c'è un'area di profonda frustrazione. Bene. Allora ci sentiremo presto, Gio, per avere approfondimenti su quello che accade. Io intanto ti ringrazio molto per essere stato anche oggi con noi. Okay, so we'll be in touch soon. We'll see you again soon for more. And in the meantime, thank you so much for being with us. Oh, thank you guys. It's always a pleasure. Thank you. Bene. Bye bye, Gio. Bye bye. Grazie Paola, come sempre importantissima e bravissima. Grazie ancora. Grazie a voi dell'opportunità. Bene, cari amici di Vox Italia TV, noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciarvi senza notizie dagli Stati Uniti d'America adesso che la campagna elettorale, questa lunghissima campagna elettorale è finita. Continueremo a seguire costantemente le vicende americane, perché siamo convinti che molto di quello che accade da noi è diretta o parziale conseguenza di quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico. Cercheremo come al solito di coprire con la nostra informazione, insomma di arrivare dappertutto con i mezzi che abbiamo. Se volete aiutarci a rinforzare questo progetto, a renderlo più forte, più vario, insomma più capace di sfidare il tempo e di coprire con sempre maggiore professionalità e celerità tutto quello che accade nel mondo, aiutateci o una tantum tramite bonifico, tramite PayPal, o se volete darci un po' di respiro, costruiamo insieme una comunità di sostenitori fissi, ecco, insomma arrivati almeno al numero minimo di 2000 persone. Noi abbiamo bisogno proprio per stare dentro almeno di 20-30 mila euro al mese per tenere in piedi una TV che ogni giorno vi offre 3-4 programmi dal lunedì alla domenica. Lo facciamo con grande passione, lavorando dalla mattina alla sera con grandissimi sforzi. Non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci, anche se YouTube ci ha demonetizzato. Sentiamo forte la vostra solidarietà, però abbiamo bisogno di voi. Ecco, andate sul nostro sito www.voxitaliatv.com, soltanto arrivati insomma alla cifra minima di 2000 abbonati, di sostenitori fissi, diciamo, di grandi amici di Vox Italia TV, noi potremo dire che la nostra scommessa è definitivamente vinta. Fino ad allora però non preoccupatevi, resteremo in trincea a combattere con voi e per voi. Grazie, alla prossima.